Eh, secondo me un'altra leggenda che narriamo da anni e anni a questa parte va un po' a farsi benedire guardando la partita di ieri, ma io metto entrambe le semifinali d'andata, ossia quella che vede questa frase come comune denominatore. No, ma in Europa un rigore del genere non l'avrebbero mai dato. Io ho visto quattro rigori tra PSG Bayern e direi anche, forse soprattutto stasera, che per me non ce n'era uno. Per me, tra i due che ho visto ieri e i due di stasera, per me non ce n'era uno. Forse, paradossalmente, forse quello leggermente più che qualcosina poteva esserci è quello che richiamano al VAR e non lo dà. Forse, per me neanche quello. Per me neanche quello. Ma di certo ho visto dare rigori. Ecco, ecco. Mettiamola da parte la leggenda del ma in Europa, ma solo in Italia, ma per me sta roba non è, perlomeno adesso non è più riscontrabile. Parliamone di questa partita totalmente diversa dalla gara di ieri per sia questioni tattiche sia per questioni agonistiche. Forse qualcuno dirà anche per questioni qualitative, anche se di qualità, ragazzi, per me è un giocatore su tutti che lasciamo stare, lasciamo stare. Ne parliamo e come se lo facciamo, prima come al solito vi invito a spolliciare se volete seguire i prossimi contenuti e magari qualche live così siete notificati. Eravamo poco fa con Prince appunto a discutere di tutto e di più. Rimanete aggiornati con anche con l'iscrizione. Vi ricordo che in tantissimi, in continuo aggiornamento questa percentuale, i non iscritti al canale che visualizzano sono il 48,1% ed è un numero comunque altissimo che noi non riusciamo ad abbassare più di tanto, ma non lo facciamo neanche alzare più, non gli facciamo alzare la cresta. Quindi mi raccomando, continuate ad iscrivervi per tenere questa percentuale, no, il più bassa possibile. Grazie, grazie davvero perché continuate veramente a sopportarmi. Lo vedo sempre nuovi iscritti, sempre nuovi arrivati. Grazie, grazie, grazie. Anche poi e soprattutto a quelli che già c'erano, eh. Grazie davvero, non è scontato. Che dire sulla partita di stasera? Qualcuno mi ha chiesto, Neschi, perché non l'hai fatta ieri la live? Perché nonostante io poi abbia quasi seguito unicamente la partita, io me la devo gustare una partita, me la devo assorbire, mi devo guardare lo sviluppo. E poi ho una mente così labile che se faccio più di una cosa subito stacco e mi perdo, mi perdo. Tant'è che ho in testa una centrifuga, ho in testa più che altro immagini sporadiche, quella di Simeone che è sotto nei, eh, nel tunnel, no? Già baruffe. Io credo che la partita di oggi e la partita di ieri siano uno specchio un po' della mentalità delle varie squadre, che è quella che fa, che poi decide lo svolgersi di una partita, no? PSG e Bayern Monaco sono squadre che vogliono andare avanti, belli dritti, si gioca a pallone, si crea. L'Atletica è una squadra che la mette sulla garra e non a caso escono fuori sta roba qua. L'Arsenal secondo me è una delle squadre, prendetelo con le pinze, più italiane del possibile sotto tanti aspetti. E quindi è venuta una gara molto più bloccata, molto più contratta. Qualcuno, secondo me, paradossalmente gradirà più la gara di oggi, perché poi di commenti ne ho sentiti ieri anche, no? È tutto tranne che calcio, ma cosa dici? Neschio non è così. Ma le difese dove erano? E ognuno ha il suo modo poi di- di abbeverarsi al calcio, e quindi non è che c'è un giusto o c'è un giusto e uno sbagliato, un giusto e un qualcosa di sbagliato, no, non mi riesce la parola legata. Io personalmente la partita di ieri non riuscivo a staccarmi dal televisore. Oggi ho fatto un po' più di fatica, tranne quando poi delle giocate sono venute fuori, perché poi
Parola chiave, come dicevo ieri, è qualità. La qualità è la parola chiave, è la parola chiave, perché poi possiamo parlare di grinta, di aggressività, di ritmo, di combinazioni, di giocatori che appunto hanno l'uno contro uno, ma la qualità. Quando la palla la tocca Julian Alvarez, se vedi come calcia la palla Julian Alvarez, lo fa lui e lo fanno massimo altri 3 giocatori in tutto il mondo. Per questo intendo qualità. Il livello alto, alto, alto. Ha fatto delle giocate anche stasera Julian Alvarez, ma ripeto, calcia la palla come ha calciato il rigore, come ha calciato le punizioni, come calcia sia col destro che col sinistro. È un giocatore per cui io muoio, non letteralmente, fortunatamente, ma muoio. È incredibile. Bene, secondo me l'Atletico, che si trova in svantaggio nel primo tempo, poi nel secondo no, ha avuto modo di risollevarsi, anche ripeto per dei rigori, però ha avuto delle occasioni, Lookman ha avuto delle chance. L'Atletico nel complesso credo che qualcosa in più lo abbia dato, però è partita in totale equilibrio e adesso fuori casa è diversa la musica, perché l'Atletico fa della sua tana il suo fortino, della sua casa il suo fortino, quindi sarà una partita che secondo me, cioè io se prima ero convintissimo che passasse l'Atletico, ora non saprei, non saprei. Secondo me, ma è come quest'anno abbiamo un 50 e 50, sia stasera sia ieri, Poi qualcuno potrà dire 55-45, ma secondo me non andiamo oltre il 60-40. Non mi azzarderei ad andare oltre, sia per una partita che per l'altra. Questo comunque è bello perché c'è competitività e c'è qualcosa di imprevedibile alla base. Bello, molto molto bello. Ribadisco, meno bello per me è stato vedere tutti quei rigori sia ieri che oggi imbarazzanti. Per me no. Su Gyökeres, ripeto, in Italia avremmo sempre detto questi non li fischiano, vanno a dare quel rigore incredibile. Poi lì quello del braccio forse da regolamento forse ci sta, anche se anche lì cerca di andarla a ritrarre. E poi quello richiamato al VAR, in Italia dicono ma se c'è un minimo contatto è per forza rigore, invece in questo caso l'arbitro non lo dà. Dico, secondo me lì ha avuto anche abbastanza, oddio, coraggio mica tanto, perché quello era a favore dell'Arsenal, quindi essendo che giocava in casa l'Arsenal, coraggio, non lo so. Questo è tutto, ragazzi. Vediamo un pochettino. Partita, ripeto, che lascia tutto aperto e non mi sbilancerei. Gusto personale, io preferisco la gara di ieri, però anche stasera abbiamo visto giocatori che hanno veramente una qualità incredibile, non sono lì per caso. Anzi, il bello del calcio è che vedi, puoi utilizzare una strada ma anche l'altra e poi arrivi lì. Ma se arrivi lì è perché hai comunque gente di livello. Questo deve essere chiaro, Questo deve essere chiaro. Lì non ci arrivi il Poggi Bonzi. Non ci arrivi se sei il Poggi Bonzi. Questo è palese. Signori, fatemi sapere cosa ne pensate voi. Commentate, likeate, se volete iscrivetevi al canale. Un grande abbraccio da Reschi.